Si dice che i pesci hanno la laurea, ma la laurea in che cosa? E quando l'hanno presa? Ebbene ragazzi, i pesci hanno preso questa laurea quando hanno imparato a riconoscere il pescatore subacqueo tipico e il suo atteggiamento. È fondamentale che seguiate ciò che sto per dire, perché vi farò entrare nella logica dei miei ragionamenti e capirete perfettamente cosa andremo a fare oggi. Sì, i pesci riconoscono il pescatore subacqueo tipico. Ormai nel bassofondo è così, ragazzi. Infatti, magari vi sarà capitato d'estate col costumino e con la maschera di essere a un certo punto accerchiati da dei pesci di mole pure, belle orate, ai vostri piedi, spigole, saraghi. E poi magari avrete esclamato: mannaggia se avessi avuto un fucile. Ebbene, amico mio, ti posso assicurare che se tu avessi avuto un fucile non si sarebbe avvicinato nessun pesce. Perché hanno la laurea, ce l'hanno ragazzi, ce l'hanno. Lo riconoscono il pescatore subacqueo, riconoscono il loro atteggiamento. Il mimetismo totale, quindi l'intelligenza dell'uomo, è riuscito a superare, a scavalcare questo ostacolo dell'adattamento dei pesci, perché è riuscito a illuderli. Sto parlando nel bassofondo e nell'immobilità totale, come gli animali della terra, molti animali anche sott'acqua, utilizzano il mimetismo come difesa, come attacco, proprio nell'immobilità, oppure per quanto riguarda noi, in un agguato che finisce in aspetto, ma poi vi dovete fermare in modo che questo mimetismo possa ingannare il pesce. Ed è riuscito il mimetismo totale a superare questo ostacolo. L'abbiamo dimostrato in molti video, in tutti i video. Io da un annetto a questa parte ho iniziato ad associare la scomposizione d'immagine al mimetismo totale soltanto del cappuccio. Potete andare anche a ritroso nei miei video che ho pubblicato da un annetto a questa parte. In tutte le pescate ho preso pesci, nell'ultima pescata addirittura mi sono dovuto fermare e raggiunto il limite di peso. Quindi la scomposizione d'immagine associata al mimetismo totale è qualcosa che confonde anche i pesci e li fa avvicinare tranquillamente. Ma quello che andremo a fare oggi, ragazzi, è qualcosa veramente di folle o geniale, o folle o geniale allo stesso tempo, non lo so, ma è qualcosa di mai visto. Andrò a dividere quest'oggi, ragazzi, totalmente il mio corpo a pezzi. Quindi la testolina in posizione prossimale, più esposta al pesce, è qualcosa di piccolo, staccato da qualunque corpo. Le gambe sono buttate là fuori, affanculanti, e non si vedono nemmeno. E al centro del corpo, lasciando la testa in disparte lì, una cosa piccola, e le gambe là fuori, al centro del corpo ci metterò il bianco. Ma il bianco di che cosa? Perché tutta una logica, ragazzi. Il bianco di che cosa? Cosa andranno a vedere i pesci? Ebbene ragazzi, purtroppo i pesci andranno a vedere ciò a cui sono già abituati nel loro ambiente. Vedranno il bianco di uno straccio, vedranno il bianco di una maglietta, di un ombrellone strappato, vedranno il bianco di un corpo, perché tutti i corpi sott'acqua dopo un periodo diventano bianchi, quindi potrebbe essere anche fonte alimentare. Vedranno il bianco di tutto ciò che loro sono abituati già a vedere. L'altro giorno, durante questa pescata proprio, era torbido, era molto torbido e in alcuni punti ancora di più. Nel torbido più assoluto sono andato a scorgere sott'acqua una chiazza bianca,
si vedeva solo il bianco, non vedevi i contorni, magari di lato c'era un tronco, c'era una roccia, non lo so, non si vedeva niente nei contorni, si vedeva il bianco. Sono andato a guardare cosa fosse, perché ero curioso, dovevo capire. Ebbene ragazzi, era proprio uno straccio, ed è questo quello che vedranno i pesci, qualcosa a cui sono già abituati. Quindi ragazzi, questo bianco che va a dividere totalmente il mio corpo con queste cose che fluttuano, che non sono alghe, non sono alghe, sono uno straccio. Tante volte ci siamo detti, mamma mia, mi sento uno straccio. Io, per amore della sperimentazione, sono diventato uno straccio vivente, ragazzi. Allora qualcuno di voi potrebbe dire, ma Fabio, allora che stai facendo? Stai attirando gli occhi dei pesci? Cioè, ma sei... No ragazzi, io sto attirando gli occhi dei pesci dove voglio che loro vadano a guardare. Se io mi mettessi a fare un gioco di prestigio, con la mano sinistra in primo piano qua davanti a voi, i vostri occhi saranno puntati qui su questa mano. Magari con la mano destra, fossi abile, potrei sfilarvi il portafoglio. Indirizzare lo sguardo, indirizzare qualcuno a guardare in un punto mentre tu agisci nell'altro. L'altro giorno ho visto un film e con questo concludo. Per rendervi proprio chiara la situazione, c'era un gruppo di criminali addestrato, dovevano fare una rapina, un colpo grandioso in una banca. Ebbene ragazzi, hanno simulato un attentato terroristico sul lato nord della città. Tutte le forze di polizia si sono dirette là, in pochi minuti la città era in collasso. Loro, dopo pochi minuti, hanno agito e hanno rapinato la banca nel lato sud della città in perfetta tranquillità. Distrarre, portare qualcuno ad osservare una cosa mentre tu agisci nell'altra, ed è quello che faremo oggi. Per l'occasione ragazzi abbiamo ingaggiato un atleta, un appassionato di pesca sub. Quello che abbiamo trovato raga, il budget è limitato. Dicono che mi somiglia, ma non mi somiglia per niente. è svitato pure, ha sempre la musica nella testa, tutte le rotelle a posto, non ce l'ha raga. Ma sapete, io credo che sia proprio questa la sua forza. Andiamo a vedere se è pronto. Ci sei? Sei pronto? Non senti. Ci sei? Sei pronto? Ok ragazzi, tutto è pronto, quindi seguitelo! Tuffiamoci in questa nuova avventura. Andiamo!
Beh ragazzi, ho lasciato sfilare tutti quei cefali, avrei potuto già tirare dopo pochi secondi, dopo 5-10 secondi potevo già tirare e li contavo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 però aspettavo altro e questa spigola ragazzi la dovevo per forza portare a casa, un avvicinamento bellissimo. Oggi più che pescare stiamo studiando e ci sta dando grande soddisfazione questo nuovo esperimento, quindi continuiamo. You can see a mountain, here comes bulldozer. You can see a cloud of fist and dust. It's quite clear why his name is just bulldozer. It's enough to see him once again. Oh banana, nana, yo, corazón gigante y alma soñante.
Side by side we did bad and climb, flying through the air so free, feel the left behind below us, flying through the air, matter you and me, we are going just for kicks, you see, there were we, there were you, right along, you and me, you and me, climbing through the sky. Ma che meraviglia ragazzi, che meraviglia, che riscontro favoloso di questo esperimento di oggi. Living all our thought far away. E beh ragazzi, facciamo un po' il sunto della situazione. Sono più felice dei risultati ottenuti con questo nuovo esperimento particolare che della pescata in se stessa, ragazzi. Moltissimi pesci risparmiati, ma oggi stavamo studiando, ragazzi, stavamo studiando assieme, stavamo sperimentando, stavamo controllando, vedendo, capendo il comportamento dei pesci a questa novità e i risultati veramente sono stati sbalorditivi. I pesci non si spaventavano, si avvicinavano curiosi, tranquilli, rimanevano lì, ragazzi. È stato veramente tutto bellissimo, al di là di ogni aspettativa. Ma raga, vi rendete conto? Oggi abbiamo pescato col bianco, ma bianco seguendo un concetto, una teoria, un principio, il principio spiegato da quel tizio là. Ragazzi, continueremo sicuramente portando avanti questo esperimento per tutta l'estate. Sono sicuro che ci sarà veramente da divertirsi, quindi se non sei ancora iscritto al mio canale, fallo, ma fallo nel senso più pulito del termine. Mettete un bel like, ragazzi, condividete questa particolarissima novità. Buon mare a tutti e alla prossima!